Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Avevamo già fatto l'unboxing delle due Skoda Scale Auto. Stiamo parlando infatti della Rally 2 e della R5. Bene, queste vetture sono per il momento solo disponibili ancora nel kit bianco e come abbiamo visto Scale Auto ci mette a disposizione un kit che in qualche modo dobbiamo finire di costruire e quindi per qualcuno potrebbe essere un po' più difficoltoso, per cui in questo video andremo a vedere nel dettaglio tutti i pezzi che troviamo all'interno della confezione. In questo caso abbiamo una Rally 2, ma la R5 è praticamente la stessa identica cosa, cambiano solo un po' gli accessori per come sono costruiti, però le fasi di montaggio sono poi praticamente le stesse e andiamo così a fare una sorta di libretto delle istruzioni per il primo montaggio e assemblaggio della nostra Skoda Fabia di Scale Auto. Vado un po' veloce in questa parte, cioè nell'andare a togliere la macchina dalla confezione. Avevamo già visto l'unboxing. Questa parte infatti ci servirà solo ed esclusivamente per andare a vedere tutto quello che c'è all'interno della confezione di Scale Auto e poi andremo anche a capire come andarlo a montare. Aperta quindi la confezione, questi sono tutti i pezzi che abbiamo a disposizione. A noi in questo caso interessa la carrozzeria, come vedete infatti è praticamente ancora in fase di preassemblaggio. Abbiamo quindi la necessità di andare eventualmente ad aggiungere altri pezzi e poi andare anche a togliere queste imperfezioni che ci sono ancora dovute comunque alle fasi di stampa. Per prima cosa dobbiamo andare a svitare il telaio, perché il telaio della vettura è già praticamente costruito e chiaramente è fissato alla carrozzeria mediante due viti. Ci muniamo quindi di un cacciavite a croce e andiamo a svitare le due viti. Ne abbiamo una nella parte posteriore e una poi nella parte anteriore della vettura stessa. Svitate le due viti avremo così la possibilità di andare a dividere la carrozzeria da quello che invece è il telaio. Il telaio in questo momento non ci interessa, poi eventualmente lo prenderemo in considerazione in un secondo momento e adesso dobbiamo andare ad occuparci di quella che è la carrozzeria. Innanzitutto andiamo a togliere tutte le parti che sono vetrate, perché prima di andare poi ad assemblare completamente la vettura, quindi prima di poterla mettere sulla pista, dovremo anche dare una verniciata e per farlo non ci deve essere nessun pezzo trasparente sulla vettura, perché chiaramente andremo a verniciarlo. Quindi questa è la carrozzeria, le parti vetrate le mettiamo per il momento un attimino da parte. Prendiamo invece quest'altro sacchetto, questo lo andiamo ad aprire perché qui come vediamo troviamo tutta la parte dell'interno della vettura stessa, quindi il vero e proprio abitacolo. Con un paio di forbici andiamo a tagliare il nostro sacchettino e tiriamo fuori tutti i pezzettini di plastica che ci sono al suo interno. E poi abbiamo ancora questo sacchetto che va a contenere questa fotoincisione. Questa è una fotoincisione che ci servirà poi da applicare a lavoro praticamente ultimato nella parte anteriore della vettura. Rimaniamo solo con il nostro sacchettino che ci va a contenere la fotoincisione. A questo punto dobbiamo partire nell'andare a verificare tutti i pezzi che sono contenuti all'interno di questo primo sacchetto, quindi dobbiamo preoccuparci di andare ad assemblare l'interno. Come vediamo innanzitutto ci sono parecchi pezzi che volendo possono essere utilizzati ma anche no. Ad esempio qui abbiamo la griglia per fare della Rally 2 anche la versione Safari. Qui sta un po' a voi e poi decidere se volerla utilizzare oppure no. Noi in questo caso non lo andiamo a fare, andiamo a montare solo e esclusivamente la versione quella rally stradale, quella classica che abbiamo tutti. Qui non ci sono tutti i pezzi perché in realtà abbiamo ancora un sacchettino che va a contenere il pilota e il navigatore. Lo apriamo ancora per andare a togliere anche di questo tutti i pezzi, così abbiamo proprio tutto il ventaglio di componentistica a nostra disposizione. Come vedete sono veramente tanti pezzi e questi pezzi dovranno essere staccati dal loro supporto per poi poter essere agganciati all'interno dell'abitacolo stesso. Come prima cosa, una volta scelta la versione di vettura che noi vogliamo fare, noi lo abbiamo detto, abbiamo intenzione di fare la semplice vettura di tipo stradale, dobbiamo andare a verificare quali sono i pezzi che andremo a montare. In questo modo potremo andarli a staccare dai loro supporti e così facendo potremo andare a rimuovere anche tutte le bave di stampa. Partiamo proprio dalla carrozzeria perché
vediamo che la carrozzeria è praticamente quasi completata, ma dobbiamo andare a rimuovere questa enorme bava di stampa che c'è nella parte anteriore della stessa, e poi dobbiamo andare a inserire il paraurti posteriore. Per farlo, per prima cosa andiamo a tagliare questi 4 supporti, facendo decisamente molta attenzione a non andare a rovinare la carrozzeria. Io come sempre in queste fasi utilizzo delle cesoie a 0 in modo tale da arrivare il più vicino possibile alla zona che intendo andare a rimuovere, e poi chiaramente procederò manualmente per andare a rimuovere tutto il resto. Mi raccomando di fare particolare attenzione, perché in questo caso si potrebbe anche verificare la rottura della carrozzeria stessa. Rimane ancora da rifilare quest'altro pezzo, in modo poi da rendere assolutamente piacevole anche alla vista la parte superiore della carrozzeria. Una volta tolta la parte più grande, potete anche aiutarvi con un semplicissimo cutter per andare a rifilare poi la parte più piccolina e quindi fare lavoro più di fino. Abbiamo così rimosso la parte più grande della bava di stampa dalla carrozzeria. Guardiamo che non ci sia nient'altro da rimuovere, la carrozzeria mi sembra decisamente pulita, per cui procedo con le altre parti. Abbiamo detto che da questa carrozzeria manca la parte posteriore, che si trova qui. Eccolo qua il paraurti, anche questo andremo a rimuoverlo dai suoi supporti. Prestate un po' di attenzione in questa fase, perché queste 2 alette non sono da rimuovere, ma sono da lasciare, e va rimossa soltanto una piccola parte. Queste 2 alette servono poi per andare ad incastrare perfettamente il paraurti all'interno della scocca della vettura stessa. Queste 2 levette invece vanno praticamente mantenute, quindi quando andate a staccare il paraurti posteriore ricordatevi di lasciare queste 2 alette. Prendendo poi la carrozzeria andremo a inserire il paraurti in questo modo. Il paraurti dovrà essere inserito all'interno di questi 2 fori con i 2 supporti che abbiamo già all'interno del paraurti stesso. Vedete, queste 2 alette che abbiamo lasciato vanno ad incastrarsi in questo punto affinché vadano a mantenere ben salda tutta la parte posteriore della vettura. Il paraurti per il momento non lo fissiamo, fisseremo poi tutto in un secondo momento, anche perché vi spiegherò poi come fare. Ci servirà il saldatore con la punta ben calda per poter riuscire a sciogliere i punti di giunzione. Andiamo avanti e andiamo ora a preoccuparci di quello che invece è l'alettone posteriore. Abbiamo una versione un po' più pronunciata e poi abbiamo invece una versione un po' più piccolina. Noi andiamo semplicemente a staccare l'allettoncino dal suo supporto e possiamo andare così a posizionare l'alettone in questo modo. Per montare il primo alettone abbiamo praticamente questi 2 fori che devono andare ad essere posizionati in questa parte dell'abitacolo. Ci sono 2 pirulli di plastica che ci permettono appunto il fissaggio del primo alettone, di questo un po' più piccolino rispetto all'altro, e poi andiamo anche a staccare invece questo secondo alettone. Anche in questo caso ci preoccuperemo semplicemente di staccarlo dal suo supporto, e poi dovremo andare a rimuovere queste 4 bavette di stampa. Questo secondo alettone si incastrerà perfettamente con il primo alettone. Come vedete, infatti, l'alettone, quello più piccolino, ha questi forellini, quest'altro invece dovrà essere posizionato al di sotto e finirà per andare a completare la parte posteriore della vettura. Quindi sarà un alettone leggermente più pronunciato che andremo poi appunto ad assemblare. Per finire di completare la carrozzeria ci manca anche la presa d'aria che abbiamo sul tetto della vettura. Andrà poi ad essere posizionato in questo modo e come sempre al di sotto troveremo i 2 pirulli di plastica che dovremo andare a scaldare e a sciogliere per fissare
anche questo pezzo sulla carrozzeria. Fatta questa prima parte della carrozzeria, dobbiamo ora dedicarci invece alla parte interna, cioè a tutto quello che è la zona abitacolo. La prima cosa che dobbiamo andare a rimuovere dal supporto è proprio l'abitacolo stesso. Questo è la parte più grande, è ancora per il momento privo di ogni suo dettaglio, però ha già parecchi forellini, il che ci fa presagire che dovremo andare a montare diversi accessori. Direi quindi di iniziare a vedere tutto quello che possiamo andare ad installare sul nostro abitacolo. Qui abbiamo detto che avevamo la griglia anteriore per trasformare questa vettura nella vettura Safari. Qui abbiamo anche infatti la presa d'aria da cofano che va in pratica a simulare il filtro dell'aria posizionato poi sul tetto della vettura stessa. Questi due accessori non ci servono, mentre qui abbiamo la fanaliera a LED, decisamente molto bella, molto accattivante. Vedremo poi se andarla a montare oppure no. Qui invece abbiamo il comparto dei dischi, bellissimi perché sono dischi forati e sono veramente molto bene realizzati, con anche la loro pinza, e poi abbiamo i cerchi, ma in questo supporto abbiamo anche la leva del freno a mano. Spostiamo tutto ciò che non ci serve, lo mettiamo da una parte in modo da non confonderci e andiamo a posizionare in questa zona del tavolo invece quello che andremo poi ad installare all'interno del nostro pianale. Qui abbiamo i due sedili, in questo caso sono praticamente soltanto una parte del sedile perché l'altra chiaramente è già presente all'interno dell'abitacolo stesso. Abbiamo l'estintore, abbiamo il volante, fate attenzione perché il volante è un pezzettino veramente molto piccolo, quindi avete la possibilità di romperlo, e poi abbiamo l'attacco del volante con le due leve. Anche in questo caso tutti i pezzi vanno poi trattati per andare ad eliminare tutte le bave di stampa che derivano dalla separazione del pezzo stesso rispetto al suo supporto. Con le tronchesine a zero fate veramente molto in fretta perché vi dà la possibilità in pratica di andare a rimuovere ogni residuo di plastica superfluo direttamente a zero, quindi tagliandolo perfettamente come se fosse un cutter. Andiamo a vedere anche in quest'altro supporto che cosa ci rimane. Qui abbiamo la gabbia del roll bar, poi abbiamo lo scarico posteriore che dovrà essere inserito sul paraurti della vettura, i due specchietti, e qui invece abbiamo la leva del cambio e del freno a mano. Anche questi supporti vanno staccati. Mi raccomando di fare veramente molta attenzione anche in questo caso perché i supporti sono estremamente piccoli e quindi è veramente molto facile andare eventualmente a romperne qualcuno. Perfetto, abbiamo separato anche tutte le parti relative all'abitacolo. Non ci rimane altro che andare a prendere i piloti. Qui posso dirvi che ho una sorpresa perché il pilota e il navigatore non sono in plastica ma sono in gomma. Come possiamo vedere infatti questa la posso tranquillamente piegare senza problemi, anche per quanto riguarda ad esempio il pilotino o il navigatore, quindi è un qualche cosa di nuovo, un po' una sorta di novità per quanto riguarda il discorso delle vetture. Li stacchiamo comunque sempre come se fosse plastica, quindi allo stesso identico modo. Vado a rimuovere dapprima le bave di stampa e poi chiaramente andremo anche ad assemblare questi componenti. Qui abbiamo anche due antenne che volendo potremmo andare a posizionare sul tetto della vettura. Nella parte sottostante del tetto della vettura stessa sono già praticamente indicati dei forellini dove poter andare a fare un piccolo foro e poi andare ad agganciare queste due antenne. Queste sono antenne gommose, quindi non avremo neanche la problematica di doverle rompere. Per il momento le lasciamo da parte. Abbiamo qui anche la fotoincisione, togliamo anche in questo caso
tutto ciò che non ci serve. Apriamo adesso l'ultimo sacchetto, quello delle parti trasparenti. Abbiamo il vetro della vettura che è fatto in un solo pezzo, ha solo un refuso di stampa che si stacca facilmente. Poi abbiamo questo pezzo un po' particolare, perché questo pezzo serve da posizionare al di sotto del cofano della scocca della vettura e va a chiudere queste due prese d'aria, quindi è un pezzo unico, non va separato. Andiamo semplicemente a togliere i punti di giunzione dello stampo stesso in questo modo, quindi andiamo a preoccuparci di andare a fare una rimozione a filo anche di questo componente, e in pratica andiamo ad ottenere un pezzo come questo, un pezzo in pratica che poi dovrà essere posizionato al di sotto della vettura. Ci sono già i forellini ed è già praticamente posizionato in modo tale che vada ad incastrarsi perfettamente. Come vedete va a chiudere questi due fori. Chiaramente dovremo andarlo a verniciare di color nero per simulare appunto la presa d'aria sul cofano, però ricordatevi che lo trovate di colore trasparente, quindi non lo trovate né come fotoincisione né tantomeno come pezzi nella carrozzeria. Ancora come pezzi in trasparenza abbiamo i due fanali anteriori e i due fanali posteriori. Mi raccomando, staccate questi fanali facendoli un attimino ruotare, e poi andate anche in questo caso a completare il tutto andando ad eliminare con il cutter le bave di stampa. Ed ecco fatto, abbiamo così tutti i pezzi a disposizione per montare la nostra Skoda Fabia Rally 2. Il consiglio che vi do chiaramente è quello di andare a verniciare prima tutti i componenti per poi farne un assemblaggio sicuramente migliore e poi non dover andare a ritoccare in modo magari difficoltoso alcune parti. Ad esempio, se noi andassimo a montare il roll bar sull'abitacolo, risulterebbe poi comunque molto difficoltoso andare a verniciare le parti interne. Ogni parte va sicuramente assemblata seguendo una logica che viene dettata anche dalla fase di realizzazione del modello di verniciatura, in poche parole. Noi in questo caso andiamo a far vedere come vanno ad essere assemblati i vari componenti, andiamo ad iniziare ad assemblare tutto ciò che può essere assemblato per poi essere verniciato in un solo colpo, come ad esempio la carrozzeria, quindi la scocca intera della vettura, e poi andiamo ad assemblare la parte di abitacolo che ci darà comunque la possibilità di una verniciatura ottimale. Lasceremo dietro solo e esclusivamente i pezzi, come ad esempio quelli trasparenti o il roll bar, ci vanno ad impedire o a rendere più difficoltosa la personalizzazione del nostro modello. Per il montaggio della nostra Skoda Fabia Rally 2 possiamo partire indistintamente o dalla carrozzeria, diciamo la parte esterna, oppure dall'abitacolo, quindi la parte interna. In questo caso io partirò dalla carrozzeria e qui sul tavolo ho tutti i pezzi che dovremo andare ad assemblare per andare così a ricreare perfettamente la Skoda Fabia Rally 2. Abbiamo infatti la parte più grande, quella che ci viene già messa a disposizione da Scale Auto, a cui andremo ad aggiungere il paraurti posteriore, il tubo di scarico che si infilerà direttamente all'interno di un foro nel paraurti posteriore, l'alettone che ricordiamo è diviso in due parti, la presa d'aria che verrà posizionata sul tetto della nostra vettura, i 4 fanali, 2 nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore, i 2 specchietti, una fotoincisione che andrà ad essere inserita nel paraurti anteriore in un apposito spazio che poi andremo a vedere, e in ultimo anche quest'altro pezzo trasparente che ci servirà per andare a chiudere queste due prese d'aria che troviamo sul cofano. Come attrezzi avremo la necessità di utilizzare un saldatore a stagno. Ecco, magari non utilizzate proprio la punta migliore che avete, quella che normalmente utilizzate per saldare i fili dei vostri motori, delle slot car, perché ci servirà per andare a sciogliere i pioli di plastica e quindi andare a saldare insieme le componenti che andremo ad assemblare. E poi, visto che ci sono dei componenti anche abbastanza piccoli,
un paio di pinzette. In questo modo saremo sicuramente più agevolati nel gestire tutti i componenti da assemblare, ma poi vedremo anche che le pinzette ci servono anche per andare a serrare magari più componenti, in modo tale che una volta saldati insieme questi siano effettivamente molto più attaccati a formare praticamente un unico pezzo. Direi così di partire nell'assemblare magari quelli che sono i componenti divisi, come ad esempio il nostro paraurti posteriore e il tubo di scarico. In questo caso il tubo di scarico si andrà ad infilare in questo foro che abbiamo all'interno del paraurti. Il tubo di scarico ha una forma particolare per cui lo potete inserire fondamentalmente soltanto da un verso. Una volta inserito il tubo di scarico, con il saldatore andremo praticamente a fondere la parte interna del nostro tubo e andremo così a saldare i due componenti. Come vedete, il tubo di scarico adesso è perfettamente saldato con la vettura. Se non vi fidate della saldatura, cioè pensate che magari possa non tenere a sufficienza, potreste sempre andare a dare ancora un punto di colla cianoacrilata al suo interno. Intanto in questo punto è un punto cieco per cui non si vede. Poi andiamo ancora ad assemblare insieme l'alettone posteriore. Abbiamo una prima parte, cioè questo alettone più piccolo, che andrà ad essere inserito al di sotto del tetto della vettura nei due appositi fori, e poi abbiamo invece quest'altra parte che dovrà essere inserita in questo modo sull'altro alettone, a formare così un unico grande alettone. Allora, qui io mi servo dell'utilizzo delle pinzette, come vi dicevo, più che altro per andare a tenere più unite le due parti. In questo modo potrò andare a sciogliere praticamente il piolo che vedete qui in questa posizione, avendo la sicurezza di far rimanere molto appiccicate le due parti. Lo faccio prima da una parte, dopodiché lo andrò a fare anche dalla seconda. In questo modo vado nuovamente a tenere fermi le due parti del mio alettone, scioglierò e salderò assieme i due componenti. In questo modo ho un alettone perfettamente saldato, come vedete non si sposta ed è estremamente ravvicinato uno dall'altro, sembra praticamente un unico pezzo solo. Fatti questi due primi pezzi, andiamo ora a montare la presa d'aria sul tetto della vettura. La vado a posizionare, poi sempre con la stessa tecnica andrò a saldare pioli. Mi raccomando di non essere troppo incisivi con il saldatore per evitare di deformare la carrozzeria, o anche in alcuni casi andare magari a bucare proprio la carrozzeria, perché ricordatevi che comunque è sempre tutta plastica, non soltanto i pioli, per cui se insistete tanto con il saldatore c'è il rischio di andare a deformare il modello. Proseguiamo poi nell'andare ad installare anche gli specchietti retrovisori. In questo caso fate attenzione a montare gli specchietti nel lato corretto. Monteremo il primo e poi andiamo a montare anche il secondo specchietto. Poi procederemo nell'andare a sciogliere i pioli all'interno della carrozzeria stesso. Quindi abbiamo il primo specchietto, andiamo a fissarlo in questo modo e poi faremo la stessa identica cosa anche con l'altro specchietto. Mi raccomando di tenerlo sempre premuto contro la carrozzeria in modo tale da farlo aderire perfettamente. Vedete che la macchina pian pianino prende sempre più forma. A questo punto possiamo andare ad installare anche il paraurti posteriore. Vi ricordate che ci sono queste due alette che vanno ad essere inserite posteriormente però all'interno della vettura, e poi il paraurti entrerà praticamente da solo all'interno della sua sede. Anche in questo caso andremo con il saldatore a fissare il tutto. Ed ecco fatto anche il paraurti posteriore. Ci sono poi altri componenti, in questo caso la copertura delle due prese d'aria sul cofano, i fanali, la griglia fotoincisa e l'alettone posteriore, che dovrebbero essere installati, ma non lo faccio, vi faccio comunque vedere dove vanno posizionati e avete capito la tecnica da utilizzare per fissare tutti i vari componenti. Non lo faccio in questo momento perché chiaramente sulla vettura devo ancora andare a installare
i vetri e chiaramente questi devono essere posizionati senza essere verniciati, quindi non posso andarli ad inserire. Per inserire il vetro ho la necessità di farlo passare in questo modo all'interno del lunotto anteriore, farlo scendere all'interno della carrozzeria per poi farlo uscire nel lunotto posteriore, quindi poi posizionarlo nella sua corretta sistemazione e poi solo successivamente andare così ad inserire l'alettone posteriore. Diversamente l'alettone posteriore mi impedirebbe in pratica di andare ad installare i vetri e quindi io non riuscirei poi a verniciare la vettura, o meglio dovrei andare a mascherare, fare un lavoro veramente molto certosino. Stesso discorso anche per i fanali, sia quelli anteriori che quelli posteriori. Anch'essi hanno dei pioli che permettono al fanale stesso, una volta inserito come vedete all'interno della sua sede, di essere poi fuso nella parte interna. In questo modo andrete così a rendere solidare il fanale trasparente con il resto della vettura, per cui anche questo particolare dovrà essere fatto solo una volta che avete verniciato la vettura. In questo modo riuscirete comunque a mantenere trasparente il fanale. Questa fotoincisione va inserita in questa parte del paraurti anteriore, quindi nella parte alta abbiamo la griglia del radiatore, nella parte sottostante la griglia abbiamo da inserire la fotoincisione. Va ad essere inserita in due linguetti che sono già previsti all'interno della carrozzeria. In questo modo abbiamo semplicemente un inserimento a spinta e come vedete la fotoincisione rimane poi all'interno del muso della nostra vettura. Chiaramente in questo caso io vi consiglio di dare un leggerissimo punto per andare a saldare questi due inserti che vanno a reggere la griglia del radiatore nella parte del paraurti sottostante, e poi se proprio volete essere sicuri anche a una piccolissima goccia di cianoacrilato. In questo modo siete sicuri che la fotoincisione non vada sicuramente a perdersi. Con queste indicazioni abbiamo direi montato la nostra carrozzeria della vettura. Fatto questo possiamo togliere i pezzi e metterli nel reparto verniciatura e dedicarci per un attimo a quello che invece è l'interno della Skoda Fabia Rally 2, ovvero tutto il reparto abitacolo. Il nostro abitacolo è formato da tantissimi componenti. Abbiamo infatti i due semisedili, abbiamo il roll bar, abbiamo il volante, la leva del freno a mano, la leva del cambio, l'estintore e poi chiaramente in ultimo i due piloti. Anche in questo caso non andrò subito a mettere tutto perché alcune cose vanno ad impedirmi di effettuare una verniciatura perfetta o comunque agevole all'interno dell'abitacolo stesso. Ad esempio il roll bar va a crearmi questa gabbia che mi impedisce di entrare liberamente e quindi verniciare in modo corretto tutti i particolari. Idem anche i piloti che andranno ad essere assemblati mettendo semplicemente il casco con una goccia di cianoacrilato. Qui abbiamo il foro e il piolo, come vedete non posso andarlo a scaldare nella parte di sotto perché chiaramente sono chiusi, andrò semplicemente ad assemblarli in questo modo, dopodiché andrò a posizionarli quando avremo finito praticamente di assemblare tutta la vettura in questi due fori un po' grandi che ci sono nell'abitacolo stesso. Il pilota va così posizionato e poi nella parte sottostante andremo a scaldare questo piolo che va a sporgere, e qui sì che effettivamente avremo la necessità di andare a fondere i due componenti. Partiamo invece dall'andare ad inserire il volante nel foro predisposto. Anche in questo caso utilizzeremo la tecnica dello scaldare il piolo per saldare i due componenti insieme. Posizioniamo il volante, lo teniamo fermo e andiamo così a scaldarlo nella parte retrostante. Possiamo così essere sicuri che il volante rimanga fisso in questa posizione. Come già avvenuto per alcune parti di carrozzeria, mi aiuterò con delle pinzette per andare a prendere i componenti più piccolini e andarli a posizionare all'interno delle loro sedi nell'abitacolo della Skoda Fabia Rally 2. In questo caso ho preso la leva del freno a mano e del cambio e vado a fare la classica fusione. Perfetto, così sono sicuro che non si muoveranno. Non c'è, come ho visto, un foro predisposto per quanto riguarda il discorso dell'estintore. In teoria ci dovrebbero essere dei forellini dove andare a posizionare l'estintore stesso, perché
come vedete l'estintore ha effettivamente due pioli, in questo caso non ci sono. Io vorrei andarlo a posizionare di fianco al navigatore, quindi nella parte di destra della vettura. Per farlo, per cui dovrò andare a tagliare questi due pioli che ci sono. In questo caso andrò ad utilizzare le mie cesoie a zero per non lasciare niente di sporgente. Poi liscerò la parte anche con il cutter in modo tale da riuscire a andare ad incollare questa parte laddove voglio andarla a posizionare. Io la andrò a posizionare di fianco praticamente alle gambe del navigatore. Per farlo utilizzerò della colla cianoacrilata e tra l'altro ho anche visto che i due semisedili che hanno i pioli che devono essere infilati all'interno di questi due forellini in questo modo non hanno i pioli abbastanza lunghi, per cui anche questi due pioli mi servono solo come riferimento, ma il tutto dovrà essere attaccato con della colla cianoacrilata. Ne utilizzerò veramente molto poca, anche perché comunque i pezzi da incollare sono veramente minuscoli. Parto dapprima con l'estintore, quindi lo vado a prendere e posizionare con le pinzette nel posto dove ho intenzione di metterlo, e poi farò la stessa identica cosa anche con i due semisedili. Vado a posizionare il primo sedile e poi il secondo sedile. Posiziono poi l'abitacolo su un piano, faccio attenzione che i due semisedili siano messi nel modo corretto e lascerò a questo punto che la colla faccia il suo effetto, ovvero lascerò il tutto per almeno un 10-15 minuti, dopodiché potrò continuare con l'assemblaggio. Che cosa mi rimane? Mi rimane la leva del freno a mano. In realtà io ho utilizzato non il freno a mano quello standard, ma ho utilizzato la doppia leva, quella con il cambio e il freno a mano ravvicinati. Perché il foro che c'era predisposto sulla vettura non mi piaceva, in quanto la leva andava a toccare la parte di cruscotto anteriore, quindi non mi piaceva tantissimo, e per cui questo componente non lo utilizzo, e quindi l'unica cosa che mi rimarrà poi da andare a fissare sarà appunto il roll bar. Il roll bar ha i suoi fori predisposti lungo tutto l'abitacolo, quindi non avete problemi nell'andarlo ad inserire. In questo caso il roll bar avrà appunto i pioli che dovranno essere scaldati e saldati nella parte sottostante. Fatto anche questo passaggio, non vi rimane altro che andare a prendere la vostra carrozzeria, dove avrete montato precedentemente anche il vetro, montare pilota e navigatore all'interno dell'abitacolo e assemblare le due componenti. Per completare il tutto non vi rimane altro che prendere il telaio che era già precedentemente montato da Scale Auto e andare ad inserire solo ed esclusivamente i copricerchi. In questo caso li possiamo staccare dal loro supporto e andarli ad inserire all'interno del nostro cerchio. Lo farete sia nel cerchio posteriore che nel cerchio anteriore. In questo modo staccherete semplicemente il copricerchio dal suo supporto e andrete ad inserire la pressione all'interno del cerchio stesso. Come vedete, così anche la vettura, per quanto riguarda il discorso della meccanica, è stata praticamente installata, e una volta verniciata la vostra Skoda Rally 2 vi basterà semplicemente montare carrozzeria con abitacolo sopra il vostro telaio e iniziare così a divertirvi. So perfettamente che magari per qualcuno assemblare una vettura partendo magari da un kit anche un po' così complicato, dovendo mettere mano al saldatore a stagno, dovendo utilizzare magari colle, verniciare la macchina, eccetera eccetera, potrebbe non essere una cosa così semplice. Però ragazzi, mi avete chiesto in tanti il perché esistono questi kit bianchi, il perché non è più comodo utilizzare magari una vettura già esistente. Beh, vi dico perché sicuramente ci sono molti appassionati che desiderano magari crearsi la propria livrea personalizzata della vettura, e poi ci sono anche tanti altri negozi specializzati
in decal che vi permettono di creare una personalizzazione al 100% della vettura che magari più vi piace. Certo è che per farlo occorre sempre comunque partire da una vettura grezza, in questo caso un kit bianco. Diverso sarebbe comunque il fatto di dover prendere una vettura già con una livrea ben precisa, ben prestampata e tampografata, doverla completamente smontare e poi rimontare. Diciamo che in passato, quando non esistevano questi kit bianchi, si faceva così e poi diventava molto complicato dover di nuovo andare a montare il tutto, perché questi pioli che adesso andiamo a scaldare e a sciogliere per permettere appunto di saldare due componenti non esistevano più, perché occorreva andarli a togliere, quindi si utilizzavano tecniche diverse, dal cianoacrilato alla colla vinilica nei pezzi trasparenti. Insomma, in passato era molto più complicato. Oggi per fortuna di quasi tutte le vetture esistono i kit grezzi pronti per le vostre personalizzazioni. E poi ci sono anche altri vantaggi, ad esempio per quanto riguarda il discorso della pista, sicuramente un kit grezzo pesa leggermente di meno, stiamo parlando di pochi grammi, rispetto ad una vettura verniciata. Quindi i pistaioli puri, quelli che cercano di spremere dal proprio modello ogni possibile vantaggio, è chiaro che preferiscono questi kit grezzi in modo tale da riuscire a gestire meglio anche il fattore peso. Quindi ragazzi, la domanda è: perché no? Perché non provate anche voi a costruire il vostro modello personalizzato? Io, visto che capisco che per qualcuno esiste questa problematica di assemblaggio, cerco per quanto possibile di darvi delle istruzioni per permettervi passo passo di andare a montare da zero il vostro modello. Ragazzi, come sempre, se avete delle domande da fare, mi raccomando, i commenti sono a vostra disposizione e io sono molto felice di rispondervi. Mettete un like se avete trovato interessante il contenuto di questo video, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.